Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Calciocloruro Bioindustria Lim. Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è calciocloruro Bioindustria Lim? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere calciocloruro Bioindustria Lim durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è calciocloruro Bioindustria Lim? Calciocloruro Bioindustria Lim è un farmaco a base del principio attivo calciocloruro di idrato, appartenente alla categoria delle soluzioni endovene elettrolitiche e nello specifico soluzioni elettrolitiche. È commercializzato in Italia dall'azienda Bioindustria Lim. Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A. Calciocloruro Bioindustria Lim può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni calciocloruro Bioindustria Lim F10 fiale 1G10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Bioindustria Lim. Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo calciocloruro di idrato. Gruppo terapeutico. Soluzioni endovene elettrolitiche. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni: il calciocloruro è indicato nelle ipocalcemie, nelle condizioni che richiedono un pronto aumento dei livelli ematici di calcio, esempio insufficienza renale, ipoparatiroidismo, tetania neonatale, deficienza di vitamina D, alcalosi. Nell'iperpotassemia con conseguente tossicità cardiaca. Nell'intossicazione da magnesio. Inoltre, il calciocloruro è indicato nella rianimazione cardiaca, in caso di scarsa o inadeguata contrazione del cuore a seguito di defibrillazione o di un trattamento con epinefrina. Posologia calciocloruro Bioindustrial.I.M. Concentrato per soluzione per infusione. È una soluzione ipertonica e deve essere diluito prima della somministrazione. La soluzione è compatibile con glucosio 5% e sodio cloruro 0,9%. Una volta aperta la fiala, la soluzione deve essere usata immediatamente. Dopo la diluizione, usare per una singola e ininterrotta somministrazione, l'eventuale residuo deve essere eliminato. Calciocloruro è somministrato, dopo opportuna diluizione, per infusione endovenosa lenta, fatte salve le situazioni di emergenza. Non superare la velocità di somministrazione di 0,35-0,7 mol, 0,714 meg/minuto, per evitare un danno venoso e per prevenire il raggiungimento di alte concentrazioni di calcio a livello del cuore che possono causare una sincope, vedere paragrafo 4.4. La somministrazione deve essere interrotta se il paziente manifesta dolore o rossore al sito di iniezione, in quanto ciò potrebbe indicare uno stravaso del farmaco. È raccomandabile che il paziente rimanga disteso per un breve periodo dopo la somministrazione. La dose e la velocità di dosaggio dipendono dall'età, dal peso e dalle condizioni cliniche del paziente. Occorre monitorare frequentemente le concentrazioni del calcio plasmatico. Nei bambini l'efficacia e la sicurezza di calciocloruro non sono state determinate. Ipocalcemia acuta adulti. La dose iniziale raccomandata è di 3, 5, 7 mol, 7-14 mg di calcio. Se necessario, ripetere la somministrazione ad intervalli di 1-3 giorni. Tetania ipocalcemica adulti. La dose iniziale raccomandata è di 2, 25, 8 mol, 4, 5, 16 mg di calcio. Ripetere la somministrazione fino al raggiungimento della risposta. Iperpotassemia adulti. La dose iniziale raccomandata è di 1, 12, 7 mol, 2, 25, 14 mg. Se necessario, la dose può essere ripetuta dopo 1-2 minuti. Durante la somministrazione è necessario monitorare l'ECG. Intossicazione da magnesio adulti.
La dose raccomandata è di 3,5 mol, 7 mg, di calcio, somministrati lentamente. Ripetere la somministrazione soltanto se il quadro clinico non migliora. Rianimazione cardiaca adulti. A. Somministrazione endovenosa. La dose raccomandata di calcio è di 0,054, 0,109 mol, 0,109, 0,218 mg per chilogrammi di peso corporeo o di 3, 5, 7 mol, 7, 14 mg di calcio. Se necessario, ripetere la somministrazione ad intervalli di 10 minuti. B. Somministrazione intraventricolare. La dose raccomandata è 1, 35, 2, 7 mol, 2,700 a 5 minuti e 4 secondi mg di calcio. Bambini. La dose raccomandata di calcio è di 0,136 mol, 0,272 mg per chilogrammi di peso corporeo. Il calcio cloruro presenta una migliore biodisponibilità di calcio rispetto al calcio gluconato. La somministrazione lenta in una vena centrale è da preferire, tuttavia anche la somministrazione intraossea è considerata accettabile. Pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale grave che hanno una clearance della creatinina al di sotto di 25 ml/min, potrebbero essere necessari aggiustamenti del dosaggio in base ai livelli sierici del calcio. Controindicazioni. La somministrazione endovenosa di calcio cloruro è controindicata in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, ipercalcemia, ipercalciuria o gravi patologie renali, fibrillazione ventricolare, poiché il calcio cloruro può aumentare il rischio di aritmie, calcoli renali, poiché possono esacerbare tale condizione, sarcoidosi, poiché possono potenziare l'ipercalcemia tipica di questa condizione, ipercoagulabilità. Pazienti in terapia con glicosidi cardioattivi, vedere paragrafo 4, 5. Trattamento in concomitanza con ceftriaxone nei neonati, di 28 giorni di età, anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate. Vedere paragrafi 4, 5, 4, 8 e 6, 2. La preparazione iniettabile di calcio cloruro non deve essere somministrata per via intramuscolare o sottocutanea. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il calcio cloruro deve essere usato con molta cautela nei pazienti con patologie renali, con patologie cardiache che hanno ricevuto una trasfusione di sangue, in quanto le concentrazioni di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La soluzione di calcio cloruro può interagire con i seguenti medicinali: diuretici tiazidici, in quanto si può verificare ipercalcemia dovuta ad una minore escrezione renale del calcio. Glicosidi cardioattivi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere calcio cloruro bioindustrial IM durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere calcio cloruro bioindustrial IM durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi su animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale, sul parto e sullo sviluppo postnatale. Il rischio potenziale per gli esseri umani non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati del calcio cloruro, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di somministrazione di dosi elevate di calcio cloruro, può verificarsi ipercalcemia soprattutto in pazienti con patologie renali. I sintomi tipici dell'ipercalcemia sono: sensazione di sete, nausea, vomito, costipazione, poliuria, dolore addominale, debolezza muscolare, disturbi mentali e, nei casi gravi, anche aritmia cardiaca e coma. Si parla di ipercalcemia quando le concentrazioni plasmatiche di calcio superano 2,6 mol/L. Pertanto occorre monitorare costantemente tali concentrazioni. In caso di modesto sovradosaggio, il trattamento prevede un'immediata sospensione del calcio cloruro e di qualsiasi altro farmaco contenente calcio.
In caso di sovradosaggio grave, concentrazioni plasmatiche 2,9 mol/L, occorre intraprendere le seguenti misure. Reidratazione tramite somministrazione di una soluzione di sodio cloruro 0,9%. Impiego dei diuretici non tiazidici per favorire l'eliminazione del calcio. Monitoraggio dei livelli plasmatici di potassio e magnesio con immediato ripristino dei livelli ai valori normali. Monitoraggio delle funzioni cardiaca, impiego dei beta bloccanti per ridurre il rischio di aritmia cardiaca. Eventuale ricorso all'emodialisi. Proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica. Soluzioni elettrolitiche, codice ATC. B05XA07. Il calcio è un elemento essenziale per il mantenimento della funzionalità del sistema nervoso, muscolare e scheletrico e della permeabilità delle membrane cellulari. Proprietà farmacocinetiche. Normalmente il calcio è presente nel plasma in concentrazioni da 2,15 a 2,60 mol/L. Distribuzione: circa il 99% del calcio totale è contenuto nelle ossa e nei denti, principalmente sotto forma. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo. Il calcio cloruro ha diversi usi negli esperimenti di laboratorio, soprattutto come elenco degli eccipienti acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.